Biancaneve non è bianca come la neve, i nani non sono più nani, anatema, oddio, cosa ne sarà del mondo passato? Beh, non è esattamente così e ne parliamo oggi. Me ne occupo per lavoro, mi occupo di storytelling, quindi io sono Matteo Flora e in questa nuova puntata di Ciao Internet parliamo proprio di Biancaneve e i Sette Nani nella versione nuova e di Oompa Loompa. Ciao Internet! Abbiamo visto negli ultimi anni come Disney decide di cambiare per renderle più inclusive tutta una serie di fiabe. È la volta di Biancaneve e i Sette Nani. Tre grandi macro categorie. La prima, Biancaneve non ha la pelle bianca come la neve, anzi è ispanica, ed è la bellissima Rachel Zegler, tra parentesi. Seconda cosa, il principe azzurro non serve quasi a niente perché Biancaneve diventa una giovane donna che vive la sua vita. E terzo, i nani non sono più nani, ma sono esseri fatati, eccetera, eccetera, eccetera. Che ti fa abbastanza pensare. Ti fa pensare, va bene, ok, Biancaneve che non è Biancaneve ma che ha un'etnia diversa, ti fa incazzare perché la storia originale parla di lei con la pelle bianca come la neve. Ed è giusto, per la carità, incazzarsi, un po' come tutte le volte in cui Cleopatra è diventata una tizia che era nata ad Helsinki e non una tizia che era nata a Tebe, ok? Ma lasciamo perdere. La seconda parte è ti fa incazzare il fatto che il principe azzurro diventa quasi un oggetto non necessario. Perché? Perché caspita, va bene il femminismo tossico, tutto quello che vuoi, però il ruolo del principe azzurro, fino a che non ti ricordi che nella fiaba originale dei fratelli Grimm, due cose. Uno, la strega cattiva muore perché le mettono delle scarpe infuocate e balla fino a che non muore, ma lasciamo perdere. L'altra parte che invece è carina è che il principe serve come uno snocciolo a funghi, ok? Il principe arriva, si innamora perdutamente di questa bellissima e ti dice lasciatemela portare al castello, cosa volete? E i nani gli dicono la forma dell'India, ok? Dopodiché lui dice vabbè, almeno lasciatela ammirare, fatemela portare via. I nani alla fine dicono vabbè, ok, dai, portatela via. Mentre la portano via, il principe è talmente imbranato che i suoi servitori la fanno, cioè scivolano e bam, prende una legnata. La legnata toglie un pezzo di mela che era rimasto nella gola di Biancaneve e Biancaneve si sveglia. Qui anche nella storia originale in realtà ti fa girare le balle perché ti dici ma porca di quella miseria, il principe non serve a niente, ma anche nella storia il principe non c'entra assolutamente niente. Però ci sono i nani, devo dirti la verità, mi ha un po' ferito, cioè nel senso, l'idea di dire che non possiamo più avere i nani perché le little people, le persone piccole, perché politically correct, eccetera, eccetera, un po' di fastidio me l'hanno dato. E ho pensato in realtà a cosa sarebbe successo se avessero toccato una delle storie che a me piace di più. Qual è la storia che mi piace di più? Adesso vi faccio ridere. È Willy Wonka con gli Oompa Loompa. Vi ricordate gli Oompa Loompa? Oompa Loompa, Dumpa Dito, che sono questi esseri meravigliosi con la pelle arancione, sono tutti nani, no? Se mi avessero tolto gli Oompa Loompa da Willy Wonka mi sarei davvero un po' arrabbiato perché ci tenevo, no? Cioè è parte del sogno con cui sono cresciuto, ma gli Oompa Loompa non li toglieranno da lì. Fino a che non ho visto un post Instagram che mi ha fatto un attimo pensare.
Il post Instagram parla del romanzo originale di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Un romanzo che prima della versione del 64, prima della versione del 71, con quella che conosciamo un po' tutti, diretto da Mel Stewart, con Gene Wilder, meraviglioso, di una bellezza senza senso. Nel 64 Willy Wonka 1964 ovviamente, è un romanzo a firma di un autore estremamente prolifico di libri per ragazzini, che è Roald Dahl. E in quel libro però le cose sono un po' diverse, perché gli Oompa Loompa sono in realtà pigmei, ok? È una tribù intera di pigmei portata via dall'Africa, quindi neri, pigmei, che vivevano sulle piante perché erano troppo bassi, se no chiunque li avrebbe mangiati, presi 3.000 individui, riportati nella fabbrica perché tanto lì stanno meglio, e ridotti in praticamente schiavitù, che sono stati cambiati. Perché? Perché nel 71 non era più possibile fare una cosa del genere, perché i tempi erano cambiati e la gente non avrebbe accettato il fatto degli schiavi neri pigmei messi chiusi in una fabbrica. Un po' come adesso tante persone sono un po' così sui nani. Questo per dire che cosa? Per dire che c'è bisogno di adattarsi. Adattarsi a cosa? Adattarsi a una nuova sensibilità, adattarsi a un nuovo punto di vista, adattarsi per sopravvivere a un paradigma di comunicazione un po' diverso. Si tratta di capire che, e accettare tra parentesi, che il contesto sociale è cambiato, che alcune cose che prima andavano bene adesso non vanno più e che dobbiamo adattarci per sopravvivere. È giusto? È sbagliato? Non lo so, non mi interessa. Quello che mi interessa far capire è che le fiabe sono sempre cambiate, sempre. Che le fiabe sono continuamente diventate differenti, che le fiabe sono continuamente state adattate alle nuove sensibilità, che ci piaccia o meno. E scagliarsi contro Biancaneve che cambia o i Sette Nani che cambiano è utile un po' come fermare la marea. Quello che bisognerà vedere è che, ad esempio, successo o insuccesso di pubblico potrà avere questa nuova Biancaneve, perché da lì si deciderà se la linea è giusta o meno. Anche se a me questa cosa degli Oompa Loompa che erano dei pigmei non è ancora andata giù, e dico la verità, ci sono rimasto davvero male. Tutto qui. Se dovete contattarmi, qui trovate tutti i miei contatti. Se non vi siete ancora iscritti, questo è il momento giusto per registrarvi. Io sono Matteo Flora, faccio queste cose di lavoro, mi occupo dell'intersezione tra comunicazione e tecnologia, e come sempre, e anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato. Sognavo, credo da mesi o anni, di fare un video che avesse all'interno gli Oompa Loompa. Grazie mille per avermi ascoltato ed estate parati.